Oggi in questo video voglio insegnarti come far sì che il partner ti cerchi dopo una rottura. Vediamolo insieme. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere approfondire queste argomentazioni ti chiedo di iscriverti al canale così che tutte le settimane che pubblicherò gratuitamente nuovi contenuti potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, cerchiamo di concentrarci subito sull'argomento del giorno e fare, come io sono solito fare, una doverosa premessa. O meglio, farsi cercare dopo una rottura non è per niente un processo automatico. Molte persone pensano che tramite una tecnicuccia o qualcosa letto lì fuori sul web o qualche video visto, puoi applicare una sorta di strategia dove l'altra persona come un magnete inizia a scriverti, a cercarti più e più volte al giorno. Ci sono persone che addirittura, detto tra me e te, si affidano ai tarocchi, alla magia e tutte queste cavolate qui, perché poi sostanzialmente sono cose che in un certo senso ti mettono nella condizione di fare il patto col diavolo, se così si può dire. Invece noi dobbiamo cercare sempre di sfruttare la linea della gentilezza, dell'eleganza e soprattutto della comunicazione efficace, come la PNL insegna. Quindi oggi voglio svelarti 3 cose che puoi fare per far sì che il partner ti cerchi dopo una rottura. La prima cosa da fare, per quanto possa sembrarti banale, è lasciare una buona impressione dopo la rottura, altrimenti sarà quasi automatico che l'altra persona non ti cercherà. Ora mi dirai, Domenico, tra di noi è finita male sostanzialmente. Magari ci sono state discussioni, ragionamenti logici, conflitti, interventi di altre persone, eccetera, eccetera. Cerca prima di tutto di ripristinare questa situazione qui. Cerca di fare qualche passetto indietro e di chiuderla elegantemente, gentilmente, in un modo che possa lasciare una buona impressione tra di voi. Hai ancora la possibilità forse di poterlo fare? Allora fallo, ok? È il primo passaggio in assoluto. Se lasci una buona impressione all'ultimo vostro contatto, che sia un messaggio, una chiamata, un incontro, le probabilità che l'altra persona ti cerchi sono molto e molto alte, perché poi subentra la nostalgia, subentrano il ricordo di momenti passati insieme, l'intimità vissuta, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo passaggio. Ora andiamo al secondo. Ok, se tra di voi è rimasta una bellissima atmosfera, ora non vi state vedendo, non vi state sentendo, va benissimo, potranno passare dei giorni, delle settimane, anche dei mesi, non c'è nessun problema, purché tra di voi ci sia una certa atmosfera. Ora, fatto questo, quello che dovrai fare sostanzialmente è convincere l'altra persona, tramite la psicologia inversa, che in realtà tu non vuoi che lei ti cerchi più. Okay? Che hai avuto modo di riflettere, che hai avuto modo di meditare, tutta una serie di cose che ti hanno permesso di capire che non vuoi che l'altra persona ti cerchi, che sia il tuo ex, che sia la tua ex, ecco, sostanzialmente. Comunicalo con un messaggio, comunicalo con una telefonata, comunica questa cosa sostanzialmente. Dici, ci ho pensato, è passato un po' di tempo, così, per me va bene così, mi sono trovato bene, vorrei che non mi cercassi più. Questa molto spesso è una strategia, tra virgolette, lo metto sempre tra virgolette la parola strategia, perché in realtà sappiamo benissimo che tutto è mosso da quelle che sono le leve emotive, quindi la psicologia inversa funziona molto con le leve emotive, vanno a braccetto, quindi utilizza questa movenza strategica che si basa appunto sulla psicologia inversa. E ora passiamo al terzo punto. Ok, il prossimo passaggio è un piccolo trucchetto. Ora magari non vi sentite da un po', non ti sta cercando, manderai un messaggio a questa persona per errore, ok? Ripeto, è un piccolo trucchetto. Manderai un messaggio per errore dove scriverai testuali parole.
ok, a stasera è un cuoricino, ok? Può capitare di sbagliarsi. E in realtà non stai dicendo ciao Francesca e magari lei si chiama Sara, oppure ciao Luigi e lui si chiama Mario. Cioè, queste sono quelle strategie che poi sono un po' stupide e non funzionano più di tanto. Quello che invece ti consiglio di fare è proprio un qualcosa che sia naturale. Ok, a stasera un cuoricino. L'altra persona molto probabilmente sarà propensa a contattarti, a cercare di capire. Mi raccomando, non rispondere. Soprattutto non farlo per un paio di giorni, per 2 o 3 giorni, ok? Poi, se hai la possibilità, alza il telefono, chiama l'altra persona e fa una chiacchierata. Quando ti chiederà dirai nulla di che, non cercare di entrare nei dettagli un po' per tirartelo, per cercare come dire, di far passare il tutto come se tu ora avessi una nuova relazione o quant'altro. No, semplicemente dici nulla di che, dici poi magari te ne parlerò da vicino. Se ti fa piacere un giorno di questi prendiamo un caffè insieme e lì ti apri le porte per un appuntamento, per un incontro, ok? Quindi questi sono i passaggi graduali che ti porteranno in un certo senso ad aumentare le probabilità che lei o lui, in questo caso, siano più vicini a te da questo punto di vista e tu possa avere la possibilità soprattutto di applicare la tua strategia di riconquista. È quello che poi sostanzialmente vogliamo. Ok, se questo video è stato utile ti chiedo di lasciare un like, di commentare sotto questo video e inoltre se lo vorrai potrai metterti in contatto con me, in descrizione troverai tutti i riferimenti. Mi raccomando, iscriviti al canale e alla prossima. Ciao!